Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno del Capricorno, ascendente Capricorno, Luna o Venere in Capricorno. Andiamo a fare questo bellissimo viaggio nel ti presento il tuo vero amore. Sappiamo che tutto ciò che attiriamo all'esterno fa parte della nostra interiorità. Abbiamo capito che l'esterno a noi non esiste, ma esiste nella misura in cui noi vibriamo a quella frequenza. E quindi vediamo nello straordinario viaggio della tua vita qual è il tuo vero amore. Ti presento il tuo vero amore in questo momento esatto della tua vita, l'amore che ti corrisponde per diritto divino, quello con cui tu puoi confrontarti nelle tue dinamiche ed essere appagata nel confronto e nella crescita. Quindi, ragazze mie, ragazzi, allora partiamo subito. Capricorno, ascendente Capricorno, Luna o Venere in Capricorno, ti presento il tuo vero amore. Allora, andiamo a vedere prima di tutto l'energia oracolare, l'energia degli angeli che possono anche dare altre risposte in modo tale da completare tutti i messaggi. Vediamo, la prima carta di partenza, ti presento il tuo vero amore Capricorno. Allora, ti presento il tuo vero amore Capricorno, carta di partenza per le mie ragazze e i miei ragazzi. Capricorno, ti presento il tuo vero amore. Torre, disconnettiti e rilassati un po'. Allora, io ti vedo in un momento in cui molti di voi stanno facendo meditazione, yoga, si stanno connettendo con la parte più profonda di loro stesse, stanno seguendo l'intuizione, stanno facendo delle pratiche. Vi vedo molto rilassate e molto serene in questo percorso, ok? Non vi vedo avere fretta, non vi vedo avere... E sappiamo che quando noi abbiamo espresso il desiderio e lo mandiamo all'universo, l'unico modo per farci arrivare ciò che chiediamo è quello, è la serenità di questa carta, cioè la serenità di sapere che chiedi e ti sarà dato, va bene? Non spetta a te sapere come ti verrà dato. Va bene? Quindi ti dice rilassati, non ti preoccupare, continua il percorso perché ciò che è destinato a te è in arrivo. Molte di voi già l'hanno conosciuta questa persona, altre è una persona totalmente nuova in questa incarnazione. Sappiamo che sono tutti patti animici con cui noi veniamo sempre in contatto di nuovo e quindi ti vedo proprio serena, anche cambiando prospettiva rispetto a delle dinamiche tue emozionali che ti fanno cambiare prospettiva anche sulle dinamiche relazionali. Ok? Ottima carta di partenza. Adesso ci andiamo a vedere cosa ci dicono gli angeli. Vediamo, ti presento il tuo vero amore, Capricorno. Cosa ci dicono gli angeli? Ti presento il tuo vero amore, Capricorno. Stai riconoscendo te stessa, chi sei veramente, quindi nella misura in cui tu ti riconosci, puoi riconoscere la persona destinata a te quando arriva davanti a te. Vedere l'ordine divino dietro a un caos apparente. Angelo Jamabia recupera e rigenera l'energia persa. Molti di voi stanno rigenerando la propria energia persa nella eliminazione delle zavorre emozionali. E quindi questo potete aver avuto una situazione di caos, una situazione di disordine a livello relazionale. Adesso state avendo un momento proprio di riequilibrio energetico, in modo tale che sappiamo che quando spunta il germoglio di un fiore, di un albero, cresce all'improvviso e tu ti stupisci nella serenità, nella calma, nella pace, nella quiete. Ok? Stai riconoscendo tutto questo. Mettiamone un'altra. Senza tempo, stai andando oltre il tempo lineare, oltre il minuto prima, il minuto dopo, stai entrando proprio in una fase dimensionale del senza tempo. Energia di bontà e salute. Angelo Nanael protegge dall'ignoranza. Guarda ragazzi, qua mi sta dicendo che state vivendo un momento di fermo a livello emozionale, molte di voi, che e alcune di voi l'hanno percepito male questo momento di fermo. Invece è benedetto. È benedetto. Il senza tempo è proprio quando tu per esempio immagini una determinata relazione o una realtà, tu stai vivendo nel tempo giusto. Cioè, quando tu immagini quella cosa e la vivi, no, in quel momento con l'immaginazione,
tu stai vivendo già quella cosa che vuoi fare accadere. Questo ve l'ho spiegato ormai in tutti i podcast, no? Non mi dilungo. E quindi ti stanno dicendo di continuare su questo percorso. Ok, vediamo quali altri messaggi angelici ci arrivano. Ok, mi sta arrivando anche un altro messaggio. Questa persona, anche se è passato tanto tempo tra te e questa persona, può essere di questa vita o di altre incarnazioni, vi riconoscerete subito perché l'anima non ha tempo. Ok? Quali sono gli altri messaggi angelici? Porta sempre con te il potere della pace. Sì, mi focalizzano ancora su questa quiete a cui state arrivando. Molti di voi sono già arrivate, altri di voi stanno eliminando una zavorra emozionale, emotiva. Porta sempre con te il potere della pace. Affida a Dio ogni preoccupazione perché Egli ha cura di te. Molti di voi sono preoccupate per questa cosa, ok? Si evinceva già da questa carta. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare, questo momento di inattività emozionale è benedetto, quindi io benedico questo momento, io benedico questo momento, io benedico questo momento. Le carte ci servono proprio a vedere qual è la verità oltre l'illusione della mente e a riconoscere l'ordine divino dietro un caos apparente. Ok. Allora, adesso andiamo a vedere cosa ci dicono le fate, messaggi aggiuntivi che possono riguardare altri tipi di possono essere altri tipi di messaggi che vanno a completare la lettura. Ti presento il tuo vero amore, Capricorno. Cambiamento nella dieta. Se migliori la tua alimentazione, anche la tua vita ne trarrà beneficio. Allora, il cambiamento della dieta dà sia delle indicazioni a livello proprio pratico. Sappiamo che corpo e anima, no? Il corpo è il tempio dell'anima e quindi molte zavorre emozionali che abbiamo dentro si condensano sotto forma di pesantezza a livello anche fisico. Ti stanno dicendo di continuare questo momento di relax, di eliminazione, di portare pace tra equilibrio interno maschile e femminile tuo interno e anche di fare un cambiamento alimentare. Io suggerisco sempre frutta e verdura di stagione, qualsiasi sia il problema, frutta e verdura di stagione, tutto ciò che è di stagione, va bene? E questa carta mi dice anche che sta avvenendo un cambio tuo energetico che ti porta a manifestare il tuo vero amore o a riconoscerlo se c'è già. Ok, un'altra carta delle fate. Compleanno. Un compleanno importante ha in sé la risposta alla tua domanda. Può essere il vostro compleanno, quando sarà il vostro compleanno, o un compleanno imminente di una vostra amica, di un vostro caro. Potete conoscere una persona, questa persona ha un compleanno di qualcuno o una ricorrenza. Può essere che nel giorno del vostro compleanno ci sia stata già una avvisaglia positiva rispetto a quello di cui stiamo raccontando adesso. Possono esserci varie dinamiche su questa carta compleanno. La carta compleanno è anche portavoce di un regalo che ti sta facendo l'universo con questa domanda che abbiamo fatto. Ti presento il tuo vero amore. Ok. Ok, allora andiamo a vedere cosa dicono i Sefirion adesso. Capricorno. Ti presento il tuo vero amore, Capricorno. Zen, la via del Tao, equilibrio e flessibilità. Allora, mi stanno battendo sul vostro equilibrio interiore, che state procedendo già oppure che dovete prendere come priorità. Zen, la via del Tao, equilibrio e flessibilità. Qua c'è una donna che sta in equilibrio. Ti stanno dicendo che gli spiriti guida e il tuo sé stanno lavorando affinché tu porti equilibrio dentro di te. E mi stanno già iniziando a dire chi è questa persona. Adesso lo andiamo a vedere con tutte le altre carte. È una persona molto equilibrata. È una persona molto equilibrata che prima di fare qualcosa ci riflette ed è come un laser quando fa qualcosa, cioè va dritto al punto. Ok. Andiamo a vedere ancora cosa ci dicono i Sefirion. Capricorno, ti presento il tuo vero amore.
Amicizia, solidarietà, comunità, alleanza. Questo è il 2 di coppe di questi oracoli. Questa carta mi dice che questa persona siete due alberi distinti che vivono nella loro unicità ma condividono le loro radici. Sono radicate. Le loro radici sono forti. La radice del vostro amore sarà una radice forte. Una radice forte, una radice, un sostegno forte l'uno per l'altra, seppur manterrete la vostra individualità. E qua mi dice che ci sarà una fiducia di base molto forte, perché alla base dell'amicizia c'è una fiducia, e ci sarà alleanza tra di voi. Ci sarà alleanza, che vuol dire il comprendersi l'uno con l'altra senza cercare di prevaricare. Ci sarà molto equilibrio. Diciamo che è un viaggio meraviglioso che conduce a questo equilibrio di integrazione di te stessa e di te stesso con l'altro. È un profondo radicamento. Vi sentirete uniti nelle radici, anche se siete distinti, due alberi distinti, ma uniti nelle radici. Bellissimo, come messaggio. Ok, andiamo a vedere adesso, entriamo nel vivo, il temperamento di questa persona. Chi è questa persona? Cosa fa questa persona? Il temperamento di questa persona. Come vedete, il succo di questa prima parte della stesa è: rilassati, stai serena, non c'è tempo, il tempo non esiste senza tempo, che il tempo lineare ci serve a fare un'esperienza terrena. Quando parliamo di energie e di anime che si uniscono, voi siete già uniti, stai serena, ti sta dicendo. Ok, allora il temperamento di questa persona: Capricorno, ascendente Capricorno, Luna o Venere in Capricorno. Chi è questa persona? È un eroe questa persona. È una persona che non si ferma davanti a niente, davanti a nessuna difficoltà, e quando vede un ostacolo non vede l'ora di superarlo. Passione per il cammino di sviluppo personale. Può essere una persona che prima di tutto, come ti ho detto prima, davanti a un ostacolo non si ferma, anzi l'ostacolo lo sprona a dare di più, sempre di più. È una persona che qua ci sono due persone che non si guardano, va bene? E quando arriveranno in cima si guarderanno. Ha a che fare con quello che hanno detto prima. Nel momento in cui voi arriverete in cima, vi incontrerete e capirete di aver avuto la stessa radice, di sentirvi uniti, diversi ma uniti, radicati insieme. È una persona che è concentrata anche sul cammino personale, può essere una persona che dà molto valore al proprio sviluppo personale, psichico, spirituale, ma nella materia. Lui o lei prende le esperienze nella materia, nella realtà 3D, e ne fa una sfida spirituale. Ok, ancora chi è questa persona? Questa persona è una persona che si diletta a fare tante cose, seppur non è una persona che non è un professionista a fare magari quello che gli piace fare, lo fa per diletto e si diverte praticando attività artistiche senza necessariamente essere un professionista. Si diverte del pericolo di lasciare in superficie dello che imprende. Allora, si diverte a fare cose, è una persona molto ironica anche. Una persona molto ironica, si diverte a fare più cose, magari non sa fare giardinaggio, però si diletta a curare alcune piantine, poi magari fa un quadro ma non sa dipingere. Mi spiego, una persona che gli piace la scoperta, una persona che si dà da fare nel fare tante cose, non si perde di vista davanti a niente, non si perde davanti a niente, è spronato dalla vita, da questa carta dell'eroe, a fare più cose perché ha sete di conoscenza e gli piace spraticarsi nella vita per esercitarsi a fare tante cose contemporaneamente, anche se non è senza necessità di essere un professionista in questo. Mi stanno parlando anche di hobby, di piacere di conoscere. Ancora chi è questa persona? Vergine, mantenimento della purezza simbolica di cuore e spirito. È una persona molto pura di animo e di spirito. Un po' come i bambini, no? Si divertono a fare tante cose, mantengono sempre la loro purezza d'animo. Ecco, questa persona è una persona, può essere
anche adulta, molto adulta, ma non perde mai di vista la purezza simbolica del cuore dello spirito. Sì, ok, ancora chi è questa persona? Questa è una persona che va cauta nelle sue cose, te l'avevo detto anche qua, c'è l'eremitagno, c'è l'eremita, cerca la solitudine per centrarsi intensamente nella sua vita interiore, serve alla creatività personale. È una persona che ha bisogno dei suoi spazi, della sua solitudine, lo dicevo anche qui, due alberi distinti che si sentono radicati, anche se sono separati, sentono la unicità, però nessuno sovrasta l'altro, quindi è una persona che ha molto rispetto dello spazio proprio e altrui. Lo vedo anche una persona avventuriera, ha bisogno molto di solitudine questa persona, proprio perché ricarica le sue energie e rispetta anche l'esigenza della solitudine dell'altro come proprio imprescindibile. È una persona di grande spessore questa, eh? Ancora, chi è questa persona? Questa persona ha avuto a che fare con tanti vampiri energetici, tante persone che volevano servirsi di lui, della sua energia, e si sta disintossicando, si è disintossicato da questo ed è possibile che stia in questo processo di disintossicazione da energie negative. Questo lo stai facendo anche tu, eh? Vampira qua, questa è una persona che si è resa, ecco perché vuole stare sola, ha bisogno di stare sola questa persona, però siccome è la persona che ti corrisponde, una persona che ti porta anche questo esempio, perché lo devi fare tu la stessa cosa, perché è una parte di te che risuona con questa persona molto importante. È una persona che si dà assolutamente subito conto di tutte le cose che non gli piacciono, le persone che, negative o che non gli piacciono, e perché si dà conto subito adesso? Perché è stato vittima di persone manipolative o vittima di persone che volevano prendersi la sua energia, perché una persona è un eroe, cioè una persona che dà un grande esempio agli altri di come si affronta anche la vita, non ha mai perso la purezza di cuore e spirito e ha necessità di stare anche in solitudine proprio perché si rende conto che in quella solitudine lui sana le sue energie. Ok. Ancora, chi è questa persona? È un messia. Wow! Ecco perché hanno bisogno di lui. Serve gli altri esseri umani con umiltà. Questa è una persona che mette a disposizione tutti i talenti, tutti i suoi potenziali, tutto quello che ha per servire gli esseri umani. È una persona che fa le cose in modo a cuore aperto, serve gli altri, serve le persone, magari è anche una persona di spessore a livello umanitario che serve gli altri con profonda umanità e lo fa proprio perché lo sente forte, ok? E forse ha avuto anche nella vita episodi di vampirismo energetico molto forte che lo hanno portato a non disperdere proprio la sua energia, a calibrarsi, a dare il giusto, ritirarsi per poi dare ancora di più. È un messia, ok? Wow. Ancora andiamo a vedere l'ultima carta di queste, chi è questa persona? Questa persona è in cerca, buscador, sì, è una persona sempre in viaggio o a livello spirituale, la ricerca di posti nuovi, di luoghi nuovi, di culture diverse, ha l'amore per la scoperta, l'amore per la vita e della scoperta che c'è insita nella vita. Infatti saggezza, cerca proprio la saggezza e la verità oltre, e oltre, anche il segno del Sagittario, ascendente Sagittario, è molto marcato qui insieme alla Vergine, Vergine, sì, anche Pesci è marcato qui, eh? Allora, è una persona sempre in cerca. Qua abbiamo un viaggiatore solitario, una persona che gli piace molto la solitudine, ma perché vuole incontrare se stessa anche attraverso altre culture. Gli piacciono le culture straniere, magari parla tante lingue, parla più lingue, è una persona che gli piace l'oltre e ama la vita e intesa come ama fare tante cose, ama la vita, intesa proprio come conoscenza della vita stessa. È una persona di grande spessore culturale e umanitario e spirituale, sì. Una gran bellissima persona, eh? Andiamo a vedere adesso, andiamo a vedere con queste carte. Voglio vedere se ci dà un'indicazione su cosa fa questa persona. Cosa fa questa persona?
Cosa fa questa persona? Atlantide. Ah, mi stanno parlando di vite passate qua. Vi siete conosciuti in un'incarnazione in Atlantide. Ad Atlantide, qua abbiamo due delfini. Vi siete conosciuti già in un'incarnazione ad Atlantide. Ok. Ok, voglio altre informazioni. Cosa fa questa persona? E può essere un musicista, le arti, o può essere proprio dedito alla parte creativa della vita, ama la creazione questa persona, poteva essere anche una persona dedita a tutte le cose artistiche ad Atlantide, e tu pure, perché vi stavate insieme, vedi? Le arti, rispetto alla domanda cosa fa questa persona, può avere proprio delle attitudini a suonare la chitarra, suonare il piano, può essere un musicista, un cantante, una cantante, un pittore, uno scultore, tutto ciò che crea, o può avere anche gli hobby, in tal senso fare un altro mestiere che è al servizio del collettivo, avere degli hobby in particolari che riguardano le arti, perché quella sua parte artistica che cerca in solitudine questa cosa, ecco perché ha necessità, no, di autoalimentarsi con la propria energia. Sì, andiamo a vedere ancora cosa fa questa persona. No, 2000 carte no, una. Cavaliere. Questo è un cavaliere. Allora, il cavaliere ha tanti tratti, no? È una persona che combatte per quello in cui crede, lo diceva già con l'eroe, che serve gli altri con onore, è una persona di grande spessore e onore, e di grande onore, di grande spessore, un animo nobile, artistico, delicato, raffinato, un guerriero, al tempo stesso un eroe. Ok, voglio andare a vedere adesso ne metto un'altra di queste, mi danno indicazioni su cosa fa questa persona ancora. Fattoria, può essere che abbia una fattoria o può lavorare in mezzo agli animali, e può essere anche insegnante di equitazione, perché no, qua ci sono dei cavalli, e gli può piacere stare in mezzo alla natura o lavorare nella natura, nelle campagne, o occuparsi anche di imprese di natura, di questa natura qui, fattorie, agriturismi, o può avere questa attitudine, mi spiego? Ok, voglio andare a vedere adesso ancora con queste cosa fa questa persona. Vediamo più nel dettaglio con i tarocchi cosa fa questa persona di lavoro, per esempio, vediamo un po' se ci rispondono su questo. Cosa fa di lavoro questa persona? Di cosa si occupa in particolare? Di più cose, si occupa di più cose. È una persona che ha tante cose da fare, lo dicevano anche qui, di più cose. Fatto sta che è al servizio umanitario anche, serve gli altri con umiltà. Cosa fa ancora questa persona? Vedo una persona molto impegnata. Cosa fa questa persona ancora? Molto impegnata sul profilo lavorativo, anche su come funziona la mente, come funzionano le cose. Vediamo un po' cosa c'è dopo il paggio dei denari. È una persona che lotta per conseguire i suoi obiettivi professionali, è una persona che non gli regalano niente, è una persona proprio che lotta per conseguire i suoi obiettivi professionali, e vedo una persona molto occupata, anche una persona molto occupata nel fare più cose. Ancora cosa fa questa persona? Qua mi parla di una persona che tutto ciò che fa viene motivato a livello emozionale. Abbiamo il paggio di coppe, e mette sforzo e impegno in tutto ciò che fa tante cose o può essere molto occupata, però tutto ciò che fa lo deve motivare a livello emozionale, mi spiego? Non gli costa mettere sforzo, impegno, lottare per qualcosa, per conseguire il traguardo, lo motiva tutto ciò che fa a livello emozionale, fa tutto ciò che lo motiva a livello emozionale. Ok, descriviamoci un po', sempre con queste carte qua, lo voglio fare. Chi è questa persona ancora? Chi è questa persona? Qua c'è l'asso di coppe, mi parlano ancora, qua c'è frutta, qua c'è fattoria, mi parlano che è una persona che gli piace la natura, gli piace la vita,
E chi è questa persona con l'asso di coppia? È una persona molto empatica, che trabocca d'amore. Trabocca d'amore per il prossimo, trabocca d'amore questa persona. Ancora, chi è questa persona? Qua abbiamo un'imperatrice, può essere una persona che lavora con il femminile anche, tutto ciò che ha a che fare con il femminile. L'imperatrice qua mi parla di una persona che si sente di essere realizzata in questo momento della sua vita. E una persona può essere anche una persona di successo in ciò che fa, perché è motivata dalla sua spinta emozionale. Allora si evince qui una persona che può fare tante cose, un lavoro in particolare piuttosto che un altro. Tutto ciò che fa però lo riempie di felicità, si sente una persona molto realizzata. Al di là se può guadagnare 2 milioni di euro o guadagna 100 euro, non è importante per questa persona perché si sente spinta e piena a livello emozionale in quello che fa. Si sente una persona di successo perché ha capito che seguendo ciò che gli piace fare, al di là di quello che guadagna, si sente pieno, ed è quella la ricchezza per questa persona. Ti ho detto una persona di grande spessore, Ancora, chi è questa persona? Qua sono usciti forti i segni del leone, del toro, cancro, pesci, scorpione. Sì. Ancora, chi è questa persona? Guarda, qua c'è di nuovo, questo è l'eremita e qua c'è una posizione tipo yoga come te, la prima carta che è uscita. Di nuovo l'eremita mi è uscita, una persona che è tendenzialmente molto solitaria. Ama che venga rispettata la sua solitudine, al tempo stesso condivide con gli altri nella bellezza il proprio cuore, il proprio essere. Forte il segno della Vergine. È una persona che può fare molta meditazione o yoga, anche questo mi arriva. È una guida anche questa spirituale, però non se ne fa una ragione del fatto di essere una guida, lo seguono, ma lui fa le cose perché è guidato da qualcosa di superiore, non per essere riconosciuto in quanto guida, ecco. Sì, quello che cerca costantemente è il suo contatto con Dio attraverso proprio la vita stessa. È una persona molto consapevole, e magari a livello spirituale i termini non utilizza questi termini, ma è una persona molto consapevole. Ok. Voglio vedere adesso il temperamento di questa persona. Ci mettiamo dove stanno questi oracoli. Il temperamento di questa persona. Il temperamento di questa persona. Chi è questa persona? Questa persona è una persona che quando arriva o quando passa si fa sentire, abbiamo il tuono. Questa è una persona che a livello interiore è sempre, anche se è una persona molto equilibrata ed è un eroe, a livello interiore ha un motore inarrestabile. Mi spiego? Dove passa si fa sentire. È una persona di grande equilibrio, di nuovo la montagna sacra mi è uscita, cerca di equilibrare i suoi profondi istinti, sa dominare i suoi istinti più profondi, quelli anche distruttivi, canalizzandoli, tante carte di meditazione mi stanno uscendo qua, canalizzandoli verso energia creativa e una sorta di entropia costruttiva, non entropia distruttiva, mi spiego come ci insegnerebbe la fisica quantistica. Ok, chi è questa persona? Temperamento. È una persona che si sacrifica molto per gli altri, il sacrificio. Ma soprattutto questa carta mi parla anche del fatto che sacrifica l'ego e rende sacro tutto ciò che fa questa persona. È una grande persona di spessore, Wow, ancora il temperamento di questa persona, è al servizio degli altri. Può fare anche il ruolo di medico, io credo, perché il pesci, il sacrificio, anche qui mi era uscito, no? I segni d'acqua, può avere un'attitudine di questa natura. Ancora, il temperamento di questa persona. Il tamburo è una persona che è molto in trance, va in trance facilmente anche quando gli altri non se ne accorgono. In trance che vuol dire? Sente molto lo spirito, riesce ad acquietare la mente in un solo istante. Anche quando guarda negli occhi una persona, magari una persona gli sta parlando, lui sta vedendo oltre e a volte non sente le parole che dice quella persona, ma sente l'anima sua cosa vuole dire veramente. È una persona che sa assolutamente chi ha davanti, prende le sue decisioni in autonomia, è una persona di grandissimo spessore. Mamma ragazze mie, chi vi sta arrivando qua? Wow!
Andiamo a vedere nei tuoi confronti questa persona. Ripeto, è possibile che tu già la conosca o è una persona che sta entrando, è già entrata nel tuo campo energetico e la vedrai presto nella realtà 3D. Ok, vediamo un po' chi è questa persona. No, chi è questa persona no, questa persona è nei tuoi confronti. 3 di coppe, io qua vedo tanta allegria, tanta felicità. Tanta allegria, tanta felicità, nascerà subito una bellissima sintonia. Ti vede come una donna, qua è uscita la papessa, di nuovo il segno dei pesci, ti vede come una donna, come un uomo enigmatico, molto forte, spiritualmente evoluta o spiritualmente evoluto, con cui condividere proprio una fiducia animica, ok? Questa persona nei tuoi confronti, questa è una persona che ha sofferto per amore, 10 di spade, e vuole mettersi tutto alle spalle e sa che con la tua maestria, con la tua, il tuo supporto animico ce la farà. Cosa c'è dopo il 10 di spade? Infatti c'è il giudizio, una rinascita in piena regola. Questa è una persona che non ha avuto tante storie importanti, seppur magari lo palesa a livello razionale, è con te che ci avrà la storia importante. Perché ti dico questo? Perché aveva dei dubbi riguardanti anche a delle situazioni in superficie, no, che ha potuto avere, senza scendere mai nella profondità. E questo cosa ha portato? A riconoscere subito, grazie alla sua vita, quello che ha vissuto, chi ha davanti, e con te avrà una rinascita totale, in piena regola, perché qua c'è lo spessore tuo che porta questa persona a dirti la stessa cosa che ti sto dicendo io. Ok. Andiamo a vedere ancora, e andiamo a vedere ancora con queste carte quale porta si apre con questa persona. Quale porta si apre con questa persona? La porta del sole. Questo è l'uomo che può essere l'uomo della tua vita veramente, quel sostegno. La porta del sole ha a che fare con il sole e l'imperatore. Questo è l'uomo veramente, quello lì, o la donna se sei uomo, o se sei uomo, insomma, avete capito, ribaltate il concetto. Questo è veramente quella persona lì, quella di cui stiamo parlando, il tuo vero amore. E andiamo a vedere con i nostri oracoli, lui, lei, che cosa ti dirà questa persona. Una persona di grande spessore questa, È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. Guarda, il 3 di coppe, il gioco. Nascerà come un gioco, ok? O può essere nato come un gioco. Poi mi sono innamorato, ok? Bellissimo. Ancora, cosa ti dirà questa persona? Ora baciami stupida, una persona che va dritta al sodo perché sente la connessione di anime e non c'è bisogno di tante parole. Ancora, cosa ti dirà questa persona? Ti amo perché mi hai spinto ad essere migliore. Allora, qua c'è una grande rivelazione. Molti di voi che conoscono già questa persona le dirà questa cosa, altre che le incontreranno questa persona. Grazie a te, te l'ho già detto qua con la papessa, il tuo spessore spirituale lo spingerai ad essere ancora migliore di prima. Seppure una grandissima persona questa che ti corrisponde perfettamente. Bellissima stesa, ragazze e ragazzi. Vediamo un po' cosa dicono gli oracoli. Cosa dicono gli oracoli per concludere? Qua è uscita la porta del sole che ha a che fare con l'imperatore e il sole dei tarocchi, no? Può anche essere una persona di spessore, anche realizzata a livello sociale, avere una buona posizione, però quello che si evince dalla stesa non è la sua posizione che gli interessa a questa persona, ma essere motivato a livello emozionale in tutto ciò che fa. Ricordiamo il Messia, ok? Cioè la sua posizione è una diretta conseguenza di quello che fa, ok? Andiamo a vedere cosa dice l'oracolo. Un bivio. Respirare. Vento cambia direzione. In che favore? Flessibilità. Mettiamo le due altre, adesso vi dico. Creare. Allora, qua, se già la conosci questa persona, c'è stato un momento in cui la vita vi ha portato a fare una scelta. Una scelta che poteva essere un cambiamento doloroso, importante. Diciamo che adesso il vento cambia direzione, anche se non la conosci questa persona, avevi dei dubbi rispetto all'amore. Qua tu torni a respirare perché questa persona te la farà molto facile.
flessibilità si mette nei tuoi confronti, co-creare la carta migliore del mazzo, che mi parla proprio di collaborazione, cooperazione, vi sentirete in sintonia l'uno con l'altro e ci sarà co-creare, cooperazione, collaborazione, molta fiducia per una relazione veramente, come ci insegna l'imperatore, la porta del sole, degna di te. Wow, che viaggio meraviglioso, ragazze mie, mi fate emozionare, guarda, stupendo. Io direi che ti presento l'amore a te destinato, la possiamo concludere qua. Ti metto soltanto 2 segni zodiacali in aggiunta a quello che ti ho già detto. Allora, dove stanno i segni zodiacali? Eccoli. Ci metto 2 carte per i segni zodiacali. Di che segno è questa persona, oltre ai segni che abbiamo già menzionato? 1, 2, vediamo un po'. Capricorno, può essere Capricorno come te, o ascendente Capricorno, ok? Può essere Capricorno come te, eppure Gemelli, e anche Gemelli, o ascendente Gemelli, va bene? Quindi ragazzi miei ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e una stesa bellissima, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua.